Ciao da Stefano Verona, Psicologia Semplice. Ho deciso di realizzare questo video perché riscontro costantemente che le persone che non lavorano nell'ambito delle dipendenze fanno molta fatica a comprendere quale sia la condizione mentale della persona affetta da questo disturbo. Allora, se non ti accontenti di spiegazioni del tipo sono persone deboli, sono persone viziose, sono persone prive di forza di volontà, rimani su questo video fino alla fine. Se sei rimasto qui vuol dire che veramente hai intenzione di provare a capire. Bene, utilizzerò un esempio che sicuramente ti aiuterà. Vorrei che tu provassi a immaginare cosa succederebbe se domani ti offrissero un lavoro retribuito 4 o 5 volte la cifra che stai guadagnando in questo momento. Sicuramente saresti pervaso da un senso di entusiasmo ed euforia, inizieresti a sentire questa possibilità come una grande possibilità, poiché avresti la sensazione di poter realizzare, grazie a quella cifra, tutta una serie di cose che fino a ieri non ti potevi permettere. Inoltre avresti la sensazione piacevole di pensare che tutta una serie di problemi, preoccupazioni economiche che avevi fino a ieri, da questo momento probabilmente non ci saranno più. Proviamo a immaginare quindi che tu inizi questo lavoro. Il lavoro è estremamente impegnativo, ma come abbiamo detto, molto ben retribuito. Passano i mesi, passano gli anni e ti accorgi che indubbiamente la tua vita è cambiata. Sicuramente a casa hai degli oggetti più belli, hai una televisione più grande, probabilmente hai cambiato automobile, vai in vacanza in luoghi migliori rispetto a quelli che frequentavi prima e magari anche la tua cerchia di amici è cambiata proprio perché frequenti degli ambienti diversi. Nonostante questo ti accorgi però di qualche cosa. Ti accorgi che hai molto meno tempo a disposizione per te stesso, poiché questo lavoro ti impegna molto, magari fino alle 7-8 di sera. Quindi torni a casa, non hai più tempo da dedicare alla tua famiglia, non hai tempo da passare con i tuoi figli, ti stai perdendo lo spettacolo di danza di tua figlia, non riesci più ad andare a seguire gli allenamenti di calcio di tuo figlio e seppure fatte delle vacanze in luoghi molto più belli, il tempo e la condivisione è fortemente diminuito. Ti accorgi anche che dato l'aumento di responsabilità sei molto più stressato. Insomma, ti accorgi che la tua vita, pur avendo un miglioramento dal punto di vista delle tue possibilità economiche, sta progressivamente peggiorando. A questo punto potresti valutare la possibilità di rinunciare a questo lavoro molto ben pagato per riappropriarti di quelle cose che davano qualità alla tua vita, quindi il tuo tempo libero, le tue relazioni, ma questo diventa estremamente difficile. Poiché la tua vita è cambiata la tua cerchia di amici, sono cambiate le tue abitudini, hai una macchina da mantenere, hai delle spese fisse e quindi ti senti ingabbiato in questo tipo di situazione. Proviamo a immaginare che tu abbia veramente una buona dose di determinazione e quindi decidi di abbandonare questo lavoro perché ti rendi conto che la tua qualità di vita è peggiorata e quindi il gioco non vale la candela. Non vale la spesa avere tutta una serie di oggetti di pregio e di valore se poi questo compromette quello che realmente dà qualità alla vita, cioè il proprio tempo e le proprie relazioni. A questo punto lasciare quel lavoro, magari per ritornare a un lavoro pagato molto meno, però comporta tutta una serie di difficoltà. Sicuramente non avrai più i soldi per pagare le rate della macchina e quindi magari dovresti venderla, dovresti andare a abitare in una casa più piccola con delle spese inferiori, dovresti smettere di concedere ai tuoi figli, alla tua famiglia, tutta una serie di passatempi, divertimenti, quindi tutto ciò richiederebbe una fatica e un sacrificio decisamente molto importante. Alcune persone hanno il coraggio di fare questa scelta, che è estremamente coraggiosa, ma potete immaginare che sono molte poche.
Se volessimo dividere questa storia in diverse fasi, dovremmo farlo considerando la prima fase, quella delle euforie, del benessere iniziale quando lo stipendio è quadruplicato, e la chiameremo fase precontemplativa, cioè una fase nella quale la persona gode di tutti i benefici di questo cambiamento e ancora non ha preso coscienza di tutte le conseguenze negative della sua scelta. Chiameremo fase contemplativa invece quella in cui il soggetto inizia a pensare, valutare, rendersi conto: ma sto vivendo bene, sto vivendo male, sono più felice di prima, sono più malcontento, ha senso tutta questa fatica, il gioco vale la candela. Ecco, questa la chiameremo fase di contemplazione. Poi c'è stata la fase di determinazione. A un certo punto questo soggetto decide di abbandonare quel lavoro che sta compromettendo la sua qualità di vita. È una fase estremamente importante perché è quella che precede la fase successiva, che è quella di azione, quando il soggetto inizia a fare tutta una serie di cambiamenti nella sua vita, vende la casa, vende la macchina, modifica il suo stile di vita completamente a vantaggio del ritrovamento di una condizione di salute mentale e di serenità interiore. Cosa c'entra tutto questo con la tossicodipendenza? Forse qualcuno di voi l'avrà già intuito, ma questa è esattamente la condizione che vive una persona che è dipendente da una sostanza. Nell'esempio che ho fatto, io ho parlato di una persona dipendente da un capo che lo paga molto bene, ma adesso andiamo alle persone che sono dipendenti da sostanze o da comportamento. Quando una persona scopre una sostanza o un comportamento, pensiamo all'eroina e al gioco d'azzardo per esempio, che gli crea tutta una serie di sensazioni di benessere interiore molto forte, chiaramente si attacca a questo tipo di esperienza e si gode tutti i benefici che questo tipo di esperienza è in grado di dargli. In questa prima fase che abbiamo chiamato di precontemplazione, il soggetto non si mette in discussione, non si chiede qual è il prezzo di tutto questo benessere iniziale. Per quello che riguarda le sostanze, a volte si parla proprio di fase di innamoramento della sostanza. Successivamente, inevitabilmente, iniziano ad arrivare i problemi, che possono essere problemi legali, problemi sanitari, problemi relazionali, tutta una serie di problemi importanti che sono il prezzo che si paga per questo tipo di comportamento. Bene, in questa fase il cervello resiste fortemente al cambiamento, perché si tratterebbe di abbandonare tutti quei benefici. In questo caso non sono dei benefici economici, ma sono dei benefici diversi, cioè il soggetto sente un livello di benessere, di equilibrio mentale ed emotivo che è caratterizzato in alcuni casi da un grande senso di pace, rilassatezza e benessere, in altri casi da un livello di eccitazione, euforia e entusiasmo. Ma in entrambi i casi il soggetto si è abituato a questa nuova condizione che considera preferibile e resiste fortemente ad abbandonarla. Esattamente come quella persona che guadagna 8-9 mila euro avrebbe delle resistenze molto forti a licenziarsi da quel posto di lavoro così ben retribuito. È possibile che il soggetto tossicodipendente, torniamo a lui, però a un certo punto decida realmente di voler cambiare vita. A questo punto inizia un'altra fase del percorso, una fase nella quale dovrà scontrarsi con tutte le conseguenze di questo cambiamento. Ed è un cambiamento estremamente importante. Deve in qualche modo rinunciare a una sostanza, a un comportamento che gli dà tutte queste forme di benessere e di equilibrio, modificare radicalmente il suo stile di vita, per andare verso una condizione assolutamente incerta che sicuramente gli fa molta paura. Ecco, questa è la condizione nella quale ci troviamo a lavorare noi che lavoriamo con le persone affette da una dipendenza. Dobbiamo accompagnarle a una fase precontemplativa, anche se le persone precontemplative di solito non si rivolgono a noi, magari sono i familiari che ci portano dei pazienti
in quel tipo di fase e dobbiamo, con delle tecniche specifiche, linguistiche, comunicative, accompagnarli in una fase di contemplazione dove iniziano realmente a mettere in discussione il loro stile di vita. Dobbiamo portarli in una fase di determinazione e una volta che sono in una fase di determinazione dobbiamo rassicurarli sul fatto che li aiuteremo ad affrontare la fase di azione, cioè quella difficile parte del trattamento nella quale il paziente deve riuscire a riadattarsi a un equilibrio che non gli dà il medesimo tipo di appagamento psicologico e emotivo che una sostanza gli poteva dare fino a quel momento. Ma vediamo ancora un elemento. Nell'esempio che vi ho fatto, io vi ho parlato di una persona che magari aveva uno stipendio da 1500 euro, se la cavava, viveva abbastanza bene ed è passato di colpo a uno stipendio di 6-7.500 euro. In questo caso questa persona dovrebbe accettare l'idea di ritornare al lavoro precedente e quindi modificare tutta la sua vita per ritornare a stare bene come stava prima quando guadagnava 1500 euro. Ma questa non è la condizione di tutti, poiché ci sono alcune persone, che sono le persone che arrivano da una situazione psicologica di sofferenza traumatica molto importante, le quali non erano delle persone che nel nostro esempio guadagnavano 1500 euro, ma erano delle persone che veramente facevano fatica ad andare avanti, che morivano di fame, a cui mancava il sostentamento. Allora capite che per chi conosce la sostanza arrivando da una situazione di deprivazione emotiva, affettiva, di sofferenza psicologica molto importante, pensare di interrompere l'uso di sostanza vorrebbe dire ripiombare in una condizione dolorosa di disperazione dalla quale loro hanno avuto la sensazione di uscire proprio grazie a quella sostanza. Quindi capite che la fase di azione non comporta semplicemente accompagnare la persona a tornare a uno stato di equilibrio precedente, ma comporta un lavoro dove si aiutano le persone a trovare quell'equilibrio che non avevano precedentemente, per le quali la sostanza è sembrata essere la risposta migliore e più facile. Nel primo caso parleremo di dipendenza primaria. La dipendenza primaria è quella che si sviluppa quando una persona è in una condizione accettabile di equilibrio, ma conosce una sostanza. A questo punto i suoi parametri di riferimento di cos'è la qualità di vita cambiano e quindi in questo caso noi dobbiamo lavorare per aiutarli a tornare a una situazione simile a quella precedente. Ma nel caso di dipendenza secondaria, cioè quelle situazioni nelle quali c'era un livello di malessere e di sofferenza estremamente profondo nella persona, noi non possiamo invitarli a tornare alla condizione precedente perché non accetteranno mai. Dobbiamo curare e riempire quei vuoti emotivi che li hanno portati a trovare nella sostanza la soluzione al loro problema, in modo tale che poi possano essere disponibili ad abbandonare la sostanza. Per fortuna nei servizi noi abbiamo delle strutture adatte sia per le persone che sono in una fase pre-contemplativa e tramite l'incontro con loro li aiutiamo a passare da una fase di pre-contemplazione a una fase di contemplazione, in modo tale che riescano a mettere in discussione il loro stile di vita. Fatto questo, cerchiamo di portarli a una fase di determinazione in cui decidono di interrompere l'uso di sostanze e poi dobbiamo accompagnarli nell'ultima fase, che è indubbiamente quella più complicata, che è quella dell'azione. Come riuscirci? Bene, sicuramente avremo occasione nei prossimi video di parlare anche di tutto questo. Come vi ho detto nel video precedente, anche le persone che passano una fase di azione, se hanno sviluppato una tossicodipendenza, sono molto vulnerabili a delle ricadute. Quindi è anche possibile che una persona smetta o che decida di smettere, inizi a fare tutta una serie di cose, ma rapidamente ricada nell'uso di sostanze. E quindi il cerchio bisogna riprenderlo un po' da dove si è lasciati.
È un lavoro estremamente complicato ed estremamente stimolante e che richiede alti livelli di professionalità, di multiprofessionalità, poiché nei nostri servizi lavorano psicologi, educatori, assistenti sociali, medici, infermieri. Bene, io mi auguro veramente che l'esempio che vi ho fatto vi abbia un pochino aperto gli occhi e vi abbia consentito di capire e anche provare un po' a identificarvi con l'esempio che vi ho fatto nella condizione di una persona affetta da una dipendenza. La mia speranza è che questo possa anche consentirvi di avere un atteggiamento un po' più comprensivo e un po' più compassionevole nei confronti delle persone che si trovano in questa situazione. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione, rimanete con me dopo la sigla perché c'è qualcosa che voglio dirvi. Ciao e buona giornata. Ciao e grazie per esserti fermato, ti rubo ancora qualche secondo per chiederti la gentilezza di aiutarmi nel proseguire il mio lavoro. Tu non ci crederai, ma per realizzare un video di 5-10 minuti bisogna lavorare 3 o 4 ore almeno. Bene, ti chiedo di restituirmi qualche secondo del tuo tempo, quindi ti prego, quando finisci di vedere un video, metti un dito all'insù se il video ti è piaciuto o comunque lascia un commento sotto, che può essere qualcosa sul video o anche semplicemente un grazie o sono d'accordo o non sono d'accordo, quello che vuoi. Seconda cosa, ancora più importante e ancora più utile per me, condividilo. Se hai dei social, condividilo all'interno di Facebook, Instagram o altri social che utilizzi. Questo sarà molto utile per me per far sì che più persone vengano a conoscere il mio canale. Grazie veramente se mi vorrei dare una mano. Ciao!